Buongiorno amici, bentornati. Continuiamo a parlare dell'affascinante filosofia politica, ecco, molto pessimistica in realtà, di Thomas Hobbes. Nella scorsa lezione, vi ricordate, abbiamo parlato dello stato di natura secondo Thomas Hobbes e abbiamo anticipato, abbiamo accennato al necessario passaggio dallo stato di natura allo stato civile. Per passare dallo stato di natura allo stato civile, gli uomini devono elaborare le leggi naturali. Come abbiamo visto, a differenza dei giusnaturalisti, Hobbes pensa che le leggi naturali non esistano a priori, non esistano all'inizio dello stato di natura. Le leggi naturali sono create in modo del tutto utilitaristico e convenzionale. Lui le chiama leggi naturali, ma non sono veramente naturali nel senso di originarie. Le leggi naturali vengono ideate dagli esseri umani a un certo punto nel corso dello stato di natura. Sono leggi naturali nel senso di razionali, ma l'essere umano allo stato di natura ha bisogno di tempo prima di esercitare la propria ragione. E attenzione, l'elaborazione delle leggi naturali non significa affatto che, anche questo l'abbiamo detto, che l'essere umano possa cambiare, modificare la sua natura. Sempre egoista, sempre violento sarà l'essere umano, però a differenza degli animali possiede la ragione. Allora che cosa succede? All'inizio, diciamo nella prima fase dello stato di natura, all'inizio proprio, gli esseri umani hanno utilizzato lo ius in omnia, il diritto a fare qualunque cosa in maniera istintiva, prendendo tutto quello che possono prendere per soddisfare il proprio egoismo, come fanno gli animali. Cioè l'essere umano all'inizio si comporta seguendo l'istinto, non la ragione, eguagliandosi agli animali, comportandosi come le bestie, in maniera predatoria. Però ad uno stadio successivo, sempre all'interno dello stato di natura, l'essere umano, pur restando egoista, si accorge di possedere anche la ragione e quindi con la ragione capisce di potersi differenziare dagli animali. La ragione lo porta a pensare che lo stato di natura non sia conveniente, che lo stato di natura sia precario e incerto, che lo stato di natura sia pericoloso. Infatti nello stato di natura non è garantita l'autoconservazione, ovvero l'unico fine, l'unico scopo dell'essere umano. Ricordate, l'abbiamo detto la scorsa volta, l'unico fine dell'essere umano è l'autoconservazione, è il mantenimento del proprio essere, il mantenimento della propria vita. Ragionando, ciò che gli animali non possono fare, non possono ragionare, gli esseri umani comprendono che l'unico fine, l'unico scopo della vita umana, cioè l'autoconservazione del proprio essere, è in contrasto con lo stato di natura, perché nello stato di natura chiunque, anche il più intelligente, anche il più forte, può essere ucciso in qualunque momento, ad esempio durante il sonno. Chiunque può perdere la vita all'improvviso, può perdere la vita in maniera violenta. La libertà indiscriminata, lo ius in omnia, si rivela sterile. La libertà è tale soltanto sulla carta. La condizione di perenne belligeranza fa sì che venga messa in discussione l'autoconservazione del proprio essere, che è l'unico scopo della vita umana. Quindi, vedete, il ragionamento differenzia l'uomo dall'animale, gli fa capire che lo stato di natura non conviene, perché le caratteristiche dello stato di natura sono in contraddizione con la conservazione della propria vita, e il mantenimento dello stato di natura non garantisce la conservazione della propria vita. Il fatto che l'autoconservazione e la conservazione del proprio essere, oppure in seconda battuta anche l'espansione del proprio essere, siano il fine della vita umana, ci fa capire quel che vi ho già detto la scorsa volta, ovvero che Hobbes fonda la sua filosofia della politica in maniera geometrica. Si chiama geometrismo politico.
Qual è il principio che è alla base di tutte le passioni umane, della morale, di tutte le azioni, i sentimenti, i costumi dell'essere umano? È l'autoconservazione. Conservare il proprio essere oppure espanderlo. Cioè, il principio di qualunque azione umana è un principio di tipo geometrico-meccanico, ha una base meccanicistica. Se ci pensate, l'autoconservazione del mio essere corrisponde allo stato di quiete del principio di inerzia, mentre l'espansione del mio essere corrisponde al moto rettilineo uniforme del principio di inerzia. Così meccanicisticamente, cartesianamente, Hobbes tende a ricondurre tutti i comportamenti umani, le passioni umane, la morale, a dei principi in linea con il meccanicismo in cui lui crede. Conservare il proprio essere è come permanere in maniera indefinita allo stato di quiete. Espandere il proprio essere è come cercare di permanere nel moto rettilineo uniforme. Dunque, gli esseri umani dotati di ragione capiscono che devono fuoriuscire dallo stato di natura. Esso non conviene. Non si tratta però di eliminare il proprio egoismo, sarebbe impossibile perché l'animo umano non può cambiare, ma di rendere il proprio egoismo più raffinato e anche più sottile e nascosto. Gli uomini vogliono continuare a esprimere il proprio egoismo, però la libertà indiscriminata e l'egoismo indiscriminato sono in contrasto con il desiderio di non essere uccisi in maniera violenta. Quindi gli uomini si chiedono: posso io gestire il mio egoismo e realizzarlo in maniera più raffinata, limitando la mia libertà, rinunciando al mio ius in omnia, il diritto di fare qualunque cosa? Non si tratta quindi di eliminare le mie tendenze egoistiche e aggressive, ma di incanalarle all'interno di una modalità non dannosa. Bisogna passare da uno stato di natura a uno stato civile. Per farlo, gli esseri umani razionalmente elaborano 20 leggi di natura, le famose 20 leges naturales, leggi naturali di Hobbes. Tra queste 20 le più importanti sono le prime 3. Che cosa devo fare per garantire la conservazione del mio essere, per garantire la continuità della mia vita che non è assolutamente sicura allo stato di natura? La prima legge naturale stabilisce che io devo ricercare la pace. Pax querenda, naturalmente sottinteso est. Bisogna cercare la pace. La pace è da ricercare. Questa è la prima delle 20 cosiddette leggi naturali. In realtà, come abbiamo detto, non sono davvero leggi naturali, perché non sono originarie, non sono iscritte nella natura, bensì vengono elaborate razionalmente in un momento successivo rispetto a quello delle origini dell'uomo. Si tratta di leggi convenzionali, sono storicamente determinate, sono costruite utilitaristicamente. Dunque, bisogna cercare la pace, pax querenda. La pace è da ricercare. Questa è la prima fondamentale legge di natura. Bisogna cercare la pace, però attenzione, aggiunge Hobbes, se però la pace è impossibile da ottenersi, bisogna prepararsi alla guerra. Bisogna preparare i mezzi per la guerra. Quindi già questo vi dice che non basta che tutti insieme razionalmente troviamo giusta questa prima legge di natura affinché la pace sia davvero realizzata. Gli esseri umani desiderano in realtà una condizione opposta rispetto a quella che si presenta nello stato di natura. Vogliono sostituire alla guerra permanente che esiste nello stato di natura la pace, perché soltanto la pace garantisce la conservazione del loro essere. Che cosa devono fare gli uomini per avere la pace? Dalla prima legge di natura, geometricamente, scaturisce la seconda. Avviene come in geometria, quando da un teorema geometrico necessariamente segue come una conseguenza un secondo teorema geometrico, come da una premessa segue una e una sola conseguenza. Per ottenere la pace, che cosa devo fare io? Devo rinunciare allo ius in omnia. Quindi ius in omnia retinendum è la seconda legge di natura. Lo ius in omnia va limitato. Bisogna limitare lo ius in omnia.
bisogna in realtà abbandonarlo, perché una volta limitato lo ius in omnia non è più lo ius in omnia, quindi bisogna fare che lo ius in omnia, il diritto di tutti a tutto, il diritto di fare qualunque cosa, debba essere limitato. L'unica condizione per ottenere la pace, per poter esprimere il proprio egoismo in maniera più sicura, senza rischiare di essere ucciso in qualunque momento. Per ottenere la pace io devo rinunciare al mio diritto a tutto. Per ottenere la pace io devo rinunciare al mio diritto ad uccidere, a rubare, a schiavizzare l'altro, in maniera tale che anche l'altro rinunci al suo diritto di uccidere, di schiacciare e di schiavizzare me. Quindi dobbiamo tutti quanti contemporaneamente abbandonare lo ius in omnia. Infatti la logica vuole che se io mi prendo la facoltà di uccidere e di violentare, implicitamente accetto che anche gli altri possano uccidere e violentare me. Siccome io non voglio essere ucciso, devo accettare che anche io non lo possa fare, non possa compiere l'omicidio. Un principio che suona simile al non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facciano a te. Però attenzione, il principio evangelico deriva da una rivelazione divina, da un ordine divino, mentre invece quando Hobbes esprime questo principio, non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facciano a te, naturalmente arriva a questo comandamento, a questa legge, non in base ad una rivelazione divina, non in base al fatto che questo comandamento sia giusto in sé, ma in base al fatto naturalmente che questo comandamento sia il più utile, il più conveniente. Quindi si arriva a pensare a non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facciano a te, in base ad un calcolo utilitaristico. Lo ius in omnia deve essere abolito. In realtà non viene abolito del tutto, bensì trasferito a qualcun altro, lo vedremo dopo. Dunque gli esseri umani arrivano contemporaneamente, tutti insieme, all'elaborazione razionale nella loro mente, nella loro interiorità, di queste 20 leggi di natura. E questa è una prova che la ragione è uniforme in tutti gli uomini. Un altro punto di contatto tra Hobbes e Cartesio. Attenzione, siamo ancora all'interno dello stato di natura. L'elaborazione mentale, puramente intellettuale, teorica delle 20 leggi di natura non segna automaticamente il passaggio dallo stato di natura allo stato civile. Noi, tuttora allo stato di natura, semplicemente elaboriamo dentro di noi queste regole di prudenza, queste regole di sopravvivenza. Ci conviene non uccidere più il nostro prossimo, in modo tale che il nostro prossimo non sia autorizzato neppure lui a uccidere noi. Ma il fatto di essere persuasi dell'utilità di queste leggi non garantisce affatto che esse vengano rispettate. La passione può prendere il sopravvento sull'intelletto e spingermi a infrangere le leggi naturali, anche se razionalmente io le considero necessarie, le considero giuste. Non basta la convinzione interiore. Per questo la terza legge di natura stabilisce una cosa importantissima, che per avere la pace e per rinunciare tutti contemporaneamente al diritto di fare qualunque cosa, non bastano delle idee teoriche, delle leggi che sono solo regole di prudenza che alla prima occasione saranno violate. Ci vogliono delle lex, anzi delle leges al plurale, che vengano rispettati attraverso un'autorità coercitiva, attraverso la forza. Pacta sunt servanda, sottinteso sunt, è la terza delle 20 leggi di natura di Hobbes. I patti vanno rispettati, i patti devono essere rispettati. Pacta servanda sunt. I patti sono da conservare, da rendere inviolabili. Bisogna rispettare i patti. E chi fa rispettare i patti? Lo Stato civile con una durissima autorità coercitiva. Non basta in maniera astratta essere tutti convinti della bontà delle 20 leggi di natura, ci vuole un'autorità politica che le faccia rispettare in maniera effettiva, sanzionando e costringendo gli uomini a rispettare queste leggi per mezzo di una forza coercitiva terribile, irresistibile
terrorizzante. Non può questa autorità pubblica che essere lo Stato civile, non può essere altro che lo Stato civile, cioè lo Stato moderno, dotato di polizia, di forze dell'ordine, di capacità di reprimere le violazioni. Una lex, ricordate, non è una lex, non è una legge semplicemente perché è corretta, perché è utile o perché è scritta o perché esiste in teoria. Una legge è tale solo quando viene rispettata, e viene rispettata solo quando c'è un'autorità che in maniera fermissima, in maniera crudele, in maniera repressiva la faccia rispettare. Hobbes non ha fiducia negli esseri umani e nella natura umana. Una legge non potrà mai essere rispettata soltanto in base al convincimento che gli esseri umani hanno intorno a quella legge. Se io approvo una legge che prescrive di non uccidere e tutti noi contemporaneamente in tutto il mondo siamo d'accordo che è giusto non uccidere, questo non vuol dire che noi non uccideremo, a meno che qualcuno non ci costringa a non uccidere. Noi possiamo pensare teoricamente, intellettualisticamente, razionalmente che sia giusto non farlo, ma le passioni, la violenza innata, ineliminabile, l'egoismo, l'animo predatorio che noi abbiamo ci porteranno comunque ad uccidere. Qui non basta stabilire in maniera teorica, razionale, che non bisogna uccidere per evitare di essere uccisi. Dobbiamo trasferire il potere e trasferire il nostro ius in omnia ad un'autorità civile, ad uno Stato civile che faccia rispettare le leggi. Uno Stato terribile, terrorizzante, che somigli al Leviatano, che sia come il Leviatano. Perché Hobbes traccia questa famosa comparazione tra lo Stato e il Leviatano? Chi è il Leviatano? Che cos'è il Leviatano? Il Leviatano è un mostro, una sorta di drago o di coccodrillo gigante che viene più volte citato nella Bibbia, nell'Antico Testamento, per esempio nel libro di Giosuè. Un mostro biblico che terrorizza tutti al solo nominarlo. Quindi lo Stato deve terrorizzare, deve farsi temere, un po' come diceva Machiavelli, no? Quindi dobbiamo costruire questo Stato civile. Che cosa succede? Che i cittadini fanno un patto sociale, come già lo chiamavano i giusnaturalisti, e fanno in modo che le leggi naturali che vengono ideate a livello razionale, puramente interiore, puramente formale durante lo stato di natura, diventino delle vere leggi dello Stato, con una polizia, con un esercito, con dei tribunali, con un'autorità durissima che promana dallo Stato, il quale fa rispettare le leggi in maniera effettiva. Patto sociale. Noi trasferiamo il nostro ius in omnia allo Stato. Una lex non è una lex se non è effettivamente obbligante. Questo avviene, come dicevano altri giusnaturalisti, attraverso questo patto sociale, un contratto sociale, qualcosa di utilitaristico. È la paura, è il timore, è l'egoismo che mette insieme gli uomini. Essi non sono fatti per stare insieme, essi sono fatti, lo sapete, per stare da soli, non per formare delle comunità. Però gli uomini ragionano e arrivano alla conclusione che stare da soli, come lo stato di natura, non conviene, si rischia di essere uccisi. Allora gli uomini si mettono insieme nello Stato, non perché abbiano una tendenza innata alla socialità, si uniscono in uno Stato semplicemente perché, per via di un ragionamento egoistico e utilitaristico, pensano che sia utile. Lo Stato è un corpo artificiale che viene formato grazie a un patto sociale, a un contratto. Viene creato lo Stato che prima non esisteva, in base ad una visione puramente utilitaristica e egoistica, in base ad un calcolo. Gli uomini pensano: ci conviene metterci insieme anche se non ci sopportiamo, anche se siamo fatti per stare da soli, separati da tutti gli altri, ci associamo perché ci conviene. Noi ci autoalieniamo la nostra libertà di fare tutto, noi ci togliamo la nostra libertà di fare tutto, perché preferiamo la sicurezza alla libertà, e quindi forgiamo questo patto sociale.
Il patto sociale deve essere costruttivo, come abbiamo visto uno Stato che non si fa rispettare non è veramente uno Stato, una legge che non abbia alle spalle delle forze coercitive e repressive che ne assicurino il rispetto non è una legge. Quindi questo patto sociale non è soltanto un pactum unionis, un patto di unione tra gli esseri umani con cui si crea lo Stato civile, è anche un pactum subiectionis, cioè un patto di soggezione, di sottomissione in cui tutti gli individui contemporaneamente decidono di privarsi dello ius in omnia, della facoltà di fare tutto, trasferendo questo ius in omnia a qualcun altro, cioè allo Stato e alle autorità a cui sono assoggettate. Quindi il patto di unione prevede anche un patto di soggezione per far sì che le 20 leggi naturali siano rispettate. Si tratta di due aspetti dello stesso patto, attenzione, il patto è uno, però ha queste due caratteristiche. Questo patto a noi conviene, dobbiamo trasferire il nostro ius in omnia a uno Stato, ad un'autorità che faccia rispettare le leggi. Noi ci priviamo di tutta la nostra libertà, diventiamo cittadini e avremo in cambio la sicurezza del nostro essere, l'autoconservazione della nostra vita. Per questo sorge lo Stato, cioè lo scopo dello Stato è uno solo, è uno scopo utilitaristico, lo scopo dello Stato è la legittimità dello Stato e il mantenimento la conservazione della vita da parte di ciascun essere umano che è diventato cittadino di questo Stato. Lo Stato, abbiamo detto, deve essere leviatanico, deve essere terribile, deve in maniera implacabile far rispettare le leggi naturali. Le leggi dello Stato e le strutture che le impongono in maniera dura e inflessibile devono terrorizzare il cittadino, come il mostro, il Leviatano, terrorizzava al solo pensiero, al solo pronunciare il suo nome. Una volta che noi ci uniamo e diamo il nostro potere allo Stato, noi ci associamo per sempre e non possiamo più tornare indietro. Ora, la fondamentale differenza tra Hobbes e gli altri giusnaturalisti, compreso quello che diventerà il più importante dopo di lui, John Locke, è il fatto che il sovrano, o meglio l'autorità sovrana, non fa parte del patto. Attenzione, questo è importantissimo. Gli individui stipulano un patto sociale tra di loro, istituendo lo Stato, e da individui si trasformano in cittadini di uno Stato. I cittadini danno tutto il potere a un'autorità che può essere un sovrano oppure un'assemblea, non importa, l'importante è che abbia un potere assoluto. Hobbes dice che, attenzione, che non necessariamente deve essere uno solo, un re. L'autorità sovrana può essere anche un gruppo, può essere anche un'assemblea, basta che abbia il potere assoluto. Quindi nello spiegare Hobbes è più corretto non dire il sovrano, ma dire l'autorità sovrana, perché può essere anche un gruppo. Hobbes peraltro non si preoccupa di stabilire se è uno solo, se è un gruppo, lui così ragiona in maniera del tutto ipotetica, d'accordo? Non scende nei dettagli di chi debba essere effettivamente a governare, di come nei dettagli si realizzi il governo dello Stato assoluto, che per Hobbes è l'unico Stato funzionante. Hobbes che cosa dice? Può essere uno solo, può essere un gruppo. Per poter essere assoluto questo potere, che sia un monarca oppure un'assemblea, un gruppo, che cosa deve fare? Deve detenere lo ius in omnia, altrimenti non sarebbe un potere assoluto. Per poter far rispettare le leggi naturali, bisogna fare in modo che qualcuno mantenga lo ius in omnia, possa uccidere, possa fare qualunque cosa. Abbiamo detto che il sovrano non firma il patto, essendo al di fuori del patto, non è vincolato dalle leggi naturali e quindi non rinuncia allo ius in omnia.
e il sovrano deve poter fare qualunque cosa, altrimenti sarebbe limitato e non potrebbe far rispettare le leggi naturali. Questo sembra un paradosso, in realtà invece può funzionare soltanto così, secondo Hobbes. Gli individui firmano un patto sociale e rinunciano al proprio ius in omnia, ma lo danno all'autorità sovrana. Lo ius in omnia non scompare. Il patto è soltanto tra gli individui che diventano cittadini. Il sovrano o l'autorità sovrana, può essere anche un'assemblea, non fanno parte del patto, non firmano il contratto utilitaristico. L'autorità è fuori dal patto. I cittadini rinunciano allo ius in omnia dandolo all'autorità sovrana. Essa non ha firmato il patto e quindi mantiene lo ius in omnia. Lo so che può sembrare una contraddizione, un'assurdità, ma è l'unico modo con cui può funzionare uno Stato, secondo Hobbes, e possono realmente essere rispettate davvero le leggi naturali. Per poter farle rispettare ci vuole qualcuno che non le deve rispettare. Non so se mi spiego. Se anche l'autorità sovrana fosse soggetta alle leggi naturali, se non potesse uccidere, non potesse rubare, vorrebbe dire che ci sarebbe un'altra autorità sovrana al di sopra di essa, che potrebbe punirla, potrebbe impedire all'autorità sovrana di uccidere e di rubare, quindi l'autorità non sarebbe più un potere incondizionato. Il potere del sovrano, dell'autorità sovrana, dell'autorità politica può esercitare la sua funzione efficacemente proprio perché si tratta di un'autorità politica a cui i cittadini hanno delegato tutte le loro libertà e mantiene la libertà di fare qualunque cosa, cioè mantiene lo ius in omnia. Voi direte ma è assurdo. Vediamo se riesco a spiegarlo. Il senso è che un sovrano è stato creato per rispettare le leggi naturali, per farle rispettare, e per poter farle rispettare non dovrà essere costretto a rispettarle. Io posso colpire efficacemente il furto o l'omicidio solo se io sono talmente potente da poter commettere impunemente furti e omicidi. Ma così il sovrano potrà in qualunque momento uccidere un cittadino, rubare, schiavizzare, truffare, commettere ogni ingiustizia, ma questo, dice Hobbes, è il male minore. L'autorità sovrana è fuori dal patto e riesce a far funzionare lo Stato proprio perché non è vincolata. Il sovrano è legibus solutus, cioè è sciolto dalle leggi, è sciolto da qualunque legge. I cittadini devono rispettare le 20 leggi naturali, il sovrano assolutamente no. Non necessariamente. Il fatto che il sovrano non debba rispettare le leggi naturali è una garanzia del fatto che lui possa farle rispettare agli altri. Quindi l'autorità che scaturisce da questo patto utilitaristico, questo patto egoistico, dal contratto sociale che istituisce lo Stato civile, è un'autorità assoluta. Può essere un sovrano o un'assemblea, si tratta di un potere unico e indivisibile, assoluto, a cui nessuno può resistere, che non è sottomesso a nessuna legge, a nessun altro centro di potere. Vedremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del potere sovrano nella prossima lezione. Adesso aggiungo soltanto una cosa per completezza. Delle 20 leggi naturali abbiamo visto che le più importanti sono le prime 3, ma vengono istituite non soltanto le leggi, anche i valori morali. Vi ricordate che prima dello Stato civile, prima delle leggi naturali, non esistevano i principi morali? Non solo non esistevano le leggi, non esistevano i principi della morale. Allo stato in natura non esistevano il giusto e l'ingiusto, il bene e il male. Ve l'ho detto più volte questo. Adesso vengono istituite le leggi naturali e con queste leggi civili contemporaneamente vengono istituite in maniera del tutto libera, arbitraria, totalmente convenzionale anche le leggi morali, ovvero per Hobbes la legge e la morale sono la stessa cosa e sono del tutto convenzionali. Io posso decidere che X è buono e Y è cattivo, però potremmo anche decidere nel momento del patto, al momento dell'elaborazione delle leggi naturali, che poi vengono rese coercitive con il patto sociale, con la creazione dello Stato. Insomma, avremmo anche potuto stabilire il contrario, cioè che Y non è cattivo, non è ingiusto, ma in realtà è morale e giusto. La legge e la morale sono una stessa, identica cosa. Ciò che lo Stato e le 20 leggi naturali considerano legittimo è anche morale. Ciò che la legge invece impedisce, ciò che la legge vieta,
è automaticamente immorale. Quindi io, elaborando e creando dal nulla le leggi naturali, creo dal nulla in maniera del tutto convenzionale anche le leggi morali. Questa posizione si chiama legalismo etico. Vi ho scritto i concetti principali alla lavagna dietro di me, come al solito. Abbiamo un esempio di questo legalismo etico in alcune delle altre leggi naturali che io non vi ho citato, ve ne ho citate solo 3 su 20. Basterebbe l'ultima, la 20ª. Cosa dice la 20ª legge naturale? Dice che nello Stato non possono esistere cittadini che sono crapuloni o ubriaconi, così si esprime Hobbes, cioè soggetti devianti, soggetti che conducono una vita estrosa e inaccettabile, senza regole, magari dormono di giorno, mangiano troppo, si ubriacano, fanno una vita sregolata, si comportano in maniera singolare, sono dei soggetti devianti. Noi oggi diciamo che è immorale o discutibile o criticabile se uno mangia troppo, beve troppo in maniera sregolata, oppure se assume alcolici, vive male, vive in maniera così anticonformista. Però noi oggi, almeno se crediamo alla teoria liberale dello Stato, diremo che queste caratteristiche saranno pure discutibili, saranno pure criticabili, immorali, ma non sono dei reati, non sono vietate per legge, perché essere crapulone o ubriacone è una libera scelta che fa parte del diritto individuale. Invece, secondo Hobbes, non è così. Quando si istituisce una legge, si istituisce anche un principio morale. Nella sua 20ª e ultima legge, Hobbes fa chiaramente capire che un individuo immorale non può esistere all'interno dello Stato. Bene, per ora concludo qui. Spiegheremo, abbiamo soltanto accennato a come viene conformato lo Stato, a come agisce il potere politico e quali sono le caratteristiche del potere politico. Spiegheremo tutte queste cose in maniera spero precisa nella prossima video lezione, che penso sia l'ultima, no? La 6ª video lezione su Thomas Hobbes. Alla prossima, arrivederci.